Buongiorno a tutti, appunto Gino Andreotto, responsabile marketing di Texa, e oggi vi parlerò dell'argomento del giorno dando appunto la visione di chi si occupa di garage equipment, ma più in particolare di diagnosi. Quindi parlerò focalizzandomi sull'accesso ai dati, e quando parlerò di dati andrò ad intendere le cosiddette RMI, quindi le informazioni per la riparazione e per la manutenzione dei veicoli e le relative funzioni diagnostiche necessarie. Parto subito con un numero, lo abbiamo visto sul circolante italiano. A livello invece mondiale i veicoli connessi sono 400 milioni, un numero enorme che ci dice già due cose. Uno, che la connettività in auto non è un qualcosa che riguarda il futuro, qualcosa che avverrà, è già la realtà. Un'altra cosa è che le auto sono, che nel frattempo abbiamo visto si sono evolute nei software defined vehicle, le auto sono la principale applicazione IoT. Essendo dispositivi connessi alla rete, questo però presuppone dei rischi, e vediamo quali sono. Lo sapete probabilmente meglio di me che a partire dal 2015 ci sono stati dei tentativi malevoli o anche per finalità di ricerca da parte di studiosi, ma anche meno studiosi, che hanno voluto assumere per esempio il controllo dei veicoli da remoto. In risposta a questo fenomeno, pochi anni dopo, tutte le case auto hanno messo dei sistemi di protezione del veicolo, che diventa quindi un dispositivo cyber, che va protetto appunto verso dalle minacce esterne. Questo cosa vuol dire? Che poi, se da un lato c'è un'esigenza nel mercato di proteggere il veicolo dai cyberattacchi, c'è anche però l'esigenza da parte degli operatori, e in particolare degli operatori indipendenti, di poter effettuare la manutenzione su questi veicoli, anche in presenza di queste forme di protezione, che di fatto sono quindi delle limitazioni alla diagnosi e delle limitazioni anche indirettamente a quello che è la libera concorrenza. Quindi abbiamo queste due forze ben distinte nel mercato. In Europa quindi c'è un problema, è un problema chiaro, è un problema di accesso ai dati per finalità riparative, perché accedere a questi dati, come abbiamo già avuto modo di sentire dai miei colleghi che mi hanno preceduto, è difficile, non è trasparente, non è standardizzato e richiede degli alti costi, quindi dei grandi investimenti. Questa è la situazione europea. In altre parti del mondo la situazione è leggermente migliore. Per esempio negli Stati Uniti ci sono delle associazioni alle quali fanno parte anche le case auto e che invece rendono disponibilità dell'accesso ai dati con delle regole più chiare, prezzi trasparenti e quindi una situazione più favorevole per il mercato indipendente. Chiaramente per la sua natura l'operatore ufficiale, quindi la concessionaria ufficiale o il punto service ufficiale non ha difficoltà ad accedere ai dati, perché è il costruttore per il quale lui opera nel territorio che gli dà chiaramente tutto l'accesso ai dati necessario. Diverso invece per l'operatore indipendente, che deve servire un parco circolante quanto mai ampio, anche questo l'abbiamo visto, quanto mai variegato, e quindi l'accesso ai dati diventa un fattore critico di successo. Anche perché siamo sempre stati abituati a vedere la rete ufficiale e gli attori che operano nel mercato indipendente della riparazione come delle realtà contrapposte. In realtà mi piace più vederle come delle realtà complementari, anche perché c'è una sorta di commistione in atto tra questi attori. Per esempio, le reti, o meglio, gli operatori indipendenti guardano con attenzione quello che hanno fatto gli operatori ufficiali e quindi si stanno evolvendo. Non esistono, o meglio, esistono ancora, ma in numero minore, la figura del meccanico, la figura dell'elettrauto, la figura del gommista, perché si sta evolvendo verso i cosiddetti centri multiservizio, che in Italia già sono oltre il 10%. Al contrario, anche le reti ufficiali si comportano da operatori indipendenti. Nel momenti come quello attuale, quindi quelle vendite di auto nuove sono pressoché stagnanti,
In questo caso c'è un maggior focus sul business dell'usato e sui ripristini dei veicoli, e quindi anche il concessionario ufficiale, nel momento in cui deve operare su un veicolo di un marchio diverso da quello che rappresenta, in questo caso agisce come operatore indipendente. Un'altra cosa da dire all'interno di questa dualità è che non è più vero che la necessità di accedere ai dati di vetture recenti fosse una peculiarità o un fabbisogno esclusivo delle reti ufficiali. Perché sì, è vero, esiste una certa fidelizzazione presso le reti ufficiali, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione, ma facciamo un esempio: un vetro si può rompere in qualsiasi momento, anche su una vettura consegnata il giorno stesso. E mentre sostituire un parabrezza una volta era una operazione puramente meccanica, adesso, per il fatto che c'è una telecamera che sovraintende sul funzionamento dei dispositivi ADAS, è sempre necessario effettuare una calibrazione della telecamera frontale quando è necessario sostituire un parabrezza. E quindi l'operatore indipendente deve avere questo accesso ai dati per effettuare questo genere di operazione. Perché se l'operatore non ha questo accesso ai dati, ne perde l'automobilista, perché l'automobilista non è più nelle condizioni di poter scegliere, magari di recarsi per condizioni di un vantaggio economico o per prossimità territoriale verso il meccanico che preferisce, ma magari deve fare una maggiore distanza per andare a raggiungere l'officina o il punto vendita autorizzato. Quindi abbiamo visto che si è evoluto il settore, si sono evoluti i veicoli per effetto dell'ADAS e della connettività. Si è evoluta anche il ruolo degli attori, quindi tra IAM e OEM. È importante che avvenga questa evoluzione e che deve coinvolgere anche gli autoriparatori. Perché? Noi spesso li chiamiamo meccanici, ma è un termine superato. Noi in azienda, per esempio, li chiamiamo meccatronici, proprio per far capire a tutti quanto sia rilevante e sempre maggiore impattante la parte elettrica ed elettronica nel processo di riparazione. E quindi come sarà possibile mantenere le officine aperte, come era il titolo del mio intervento? Essenzialmente dando 3 risposte. Il meccanico del futuro dovrà fare 3 cose: dovrà investire in formazione, dovrà investire in attrezzatura all'avanguardia che gli permette di operare su un parco circolante quanto mai variegato e complicato, perché abbiamo visto un veicolo può arrivare ad avere oltre 100 centraline, quindi l'accesso ai dati è la terza condizione, quella più importante. Quando queste 3 condizioni verranno soddisfatte, la rivoluzione dell'autoriparazione sarà completa. Grazie per l'attenzione. Grazie. Qui è tornato per la seconda volta l'elemento, no, rete indipendente, accesso ai dati rispetto, diciamo, alla rete ufficiale o al costruttore. Questo è un elemento chiaramente, diciamo, molto sensibile per chi come voi rifornisce o di attrezzature o gestisce reti di manutenzione indipendenti, che chiaramente deve avere accesso per poter fornire un servizio all'automobilista. Altrimenti precluso. In realtà bisogna capire se è una libertà della rete indipendente, quella di avere i dati dall'OEM, dal costruttore, o dell'automobilista, quello di avere i dati dal suo costruttore che gli permetta poi di usare l'autoriparatore che vuole. Certo, questo sicuramente è una necessità. Grazie a Eugenio Delotto di Texa.